Ciao, sono Davide. Allora oggi prepareremo il panettoncino di carne. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, visto che siamo vicini alle feste, ormai dicembre è entrante e è una preparazione abbastanza simpatica per il pranzo di Natale, Santo Stefano, insomma quando volete voi, andiamo a preparare il panettoncino di carne. Premetto che ne feci una versione leggermente diversa, adesso vi faccio vedere poi le differenze. Allora, andiamo a vedere gli ingredienti. Mi sono preparato della carne macinata. E io preferisco utilizzare questo tipo di carne, quindi vitello, maiale e salsiccia, quindi mezzo chilo di vitello, mezzo chilo di maiale e un ordino di salsiccia che sarà circa 100 grammi, quindi un totale di 1,1 kg. Dopo voi potete utilizzare anche la carne di manzo, quello che volete. Io preferisco utilizzare questa carne perché alla fine risulterà un pochettino più morbido e succoso l'interno, insomma, dopo la cottura. Poi per l'impasto mi servirà un ovetto, 200 g di ricotta, mi sono preparato 200 g di parmigiano reggiano che metterò pian pianino, sale e pepe. Come impasto siamo a posto e cominciamo proprio a impastare. Dopo vi faccio vedere il resto per la farcitura. Quindi prendo il macinato e la salsiccia, insomma il tutto, lo metto dentro a una ciotola, mettiamo la ricotta, mettiamo l'uovo, perfetto. Mettiamo già sale, pepe, poi se vi piace la paprika, se volete aggiungerci degli aromi, liberi di farlo. Questo qua è la mia preparazione fatta così, vi do un'idea, dopo voi potete modificarla come vi pare. Quindi adesso vado a impastare energicamente, pian pianino aggiungerò il parmigiano reggiano per andare ad asciugare l'impasto. Come sapete io non utilizzo mai il pan grattato o proprio di rado, perché preferisco aggiungere più parmigiano perché dà più sapore, diventa più buona la carne. Ecco, se non volete utilizzare la ricotta potete utilizzare tranquillamente la besciamella. La ricotta ha la funzione un po' di ammorbidire la carne, visto che andremo poi a cuocere in forno, terrà la carne molto ma molto più morbida. Quindi aggiungiamo il parmigiano poco alla volta. Ecco, guardate, l'impasto capirete che è pronto, è ben impastato quando praticamente non si appiccica più le mani. Lo dico tutte le volte, però per chi è nuovo non lo sa, insomma quando l'impasto non appiccica più le mani vuol dire che è pronto. Bene, metto da parte la ciotola, mi stendo un foglio di carta da forno in questa maniera. Poi io per comodità mi sono preparato un quadrotto alto circa mezzo centimetro che mi servirà un po' da guida per dar forma all'impasto. Quindi altro foglio di carta da forno, cerco di stendere la carne il più possibile prima a mano e poi andrò con un mattarello, un legno, insomma quello che mi fa più comodo. Vado con il mattarello. Questo servirà per avere l'impasto tutto più o meno alto, uguale. Ecco qua. Tiro via l'eccedenza, che non vado a buttare via, ma lo utilizzerò poi per chiudere la cupola del panettone. Tiro via la mia maschera. Ecco qua.
e siamo pronti per andare a formare il panettone. Allora io utilizzerò un pirottino leggermente più piccolo di quello della volta scorsa, quell'altro era molto più grosso, è venuto un panettone molto grosso. Il rischio di farlo più grosso è che poi dopo la cottura al centro rimane un po' crudo il panettone, quindi preferisco farne uno più piccolino o magari due, che siamo sicuri che viene cotto bene e siamo perfetti. Quindi allora questo pirottino qua vi dico subito che è alto 10 e ha una bocca di 14 cm, quindi il macinato che io ho preparato, circa 1,1 kg più le aggiunte che ho fatto, sarà forse un pochettino abbondante, ma vedremo alla fine. Allora prendo più o meno la misura della striscia, ce ne vengono 3, quindi vado a dividere per 3. Così, 2. Questo qua è più piccolina, ma poi la ripasseremo. Perfetto. Allora comincerei con la farcia. La farcia io utilizzo prosciutto cotto, scamorza bianca non affumicata e degli spinaci. Quindi per la prima parte, quella centrale, vado a mettere gli spinaci, che così ho gli spinaci proprio nel cuore del mio panettone. Questi qua sono spinaci che ho cotto al vapore, un goccino d'olio e un pizzicolo di sale. Perfetto. Aggiungiamo 1, 2, 3 fette di formaggio e poi con molta pazienza lo andiamo a rotolare. Perfetto, tenete bello compattato. Io mi fermo qua e ho fatto il primo strato, che è quello centrale. Poi vado a fare formaggio, prosciutto cotto, io utilizzo il cotto, ma se volete utilizzare la mortadella, il tacchino, il crudo è meglio di no perché diventa molto salato, Ecco qua. E poi partiamo con la seconda arrotolata. Per chi ha visto il video dell'altro panettone che ho fatto avrà notato che non ho utilizzato il pane da tramezzini. Ecco, guardate, inizia già a formarsi il panettone. Adesso prendo la misura, ci sta anche un altro giro, e mettiamo da parte il panettone. Allora andiamo a comporlo, che tanto non succede niente. Ci do leggermente una spianata con il mattarello. Ok, e vado ad aggiungerci dell'altro prosciutto cotto. Il formaggio non ne metto più perché ne ho già messo abbastanza, non vorrei che poi trasudasse troppo formaggio e diventa troppo sbrodolone. Quindi prosciutto cotto. Se vi piacciono i funghi potete metterci anche i funghi, non è un problema. Poi prendiamo di nuovo il nostro panettoncino e lo andiamo ad arrotolare. Ecco qua. Bene, quello che è rimasto lo andiamo a mettere sotto. Ecco, guardate, tappato sotto, prendo una pellicola trasparente, ce la avvolgo
e ci faccio questo giochino qua, così si compatta bene. Direi che andiamo bene come misura. Pirottino. Perfetto, e col macinato, con l'impasto che è rimasto, vado a fargli la cupoletta. Allora, questo impasto è un impasto che potete utilizzare anche per fare le polpette, per fare il polpettone, per farci degli hamburger spaziali. Ci viene un hamburger qua che è spaziale. Ecco, gli diamo la sembianza un po' del panettone, così andrà a riempire un po' gli spazi vuoti del pirottino. Ecco, guardate, abbiamo creato il panettoncino di carne. Adesso io vado a spalmarci sopra del formaggio spalmabile, per intenderci la Philadelphia. Ci ho aggiunto un goccino di panna per ammorbidirlo un pochettino e renderlo un po' spalmabile. E mettiamo questo formaggio qua perché è un formaggio che in cottura non brucia, cambia colore sì, però non diventa nero, ecco. Una volta spalmata la nostra crema di formaggio non ci rimane altro che decorarlo. Io utilizzerò della granella di pistacchio per dargli un po' un colore sopra, ma voi potete utilizzare della granella di noci, di mandorle, come più vi piace. Allora, voi potete cuocerlo subito tranquillamente e servirlo magari dopo una mezz'oretta che l'avete cotto. Adesso andrà in forno a 150 gradi, forno ventilato per una quarantina di minuti. Però voi potete anche non cuocerlo e conservarlo magari per le feste di Natale, quindi voi potete prepararvelo un pochettino prima, anche 2 settimane prima, poi dopo ci mettete una bella pellicola sopra e lo mettete in surgelatore. Una sera prima di cuocerlo lo tirate fuori, lo mettete in frigo, lo lasciate scongelare, il giorno dopo lo potete cuocere. Quindi è una bella idea da prepararvi un pochettino prima, così siete pronti, avete qualcosa di pronto solo da cuocere per Natale. Se non lo cuocete subito ha una durata di 2-3 giorni al massimo, siccome poi nell'impasto c'è anche l'uovo, poi sapete c'è della carne, non andate oltre i 2-3 giorni perché non va bene. Noi adesso andremo a cuocerlo, come vi dicevo, forno ventilato è già pronto, 150 gradi, 40 minuti, poi prima di tagliarlo lasciatelo riposare almeno un quarto d'ora, 20 minuti, che i succhi si riassorbono all'interno, ok? Ci vediamo a fine cottura. Benissimo, il nostro panettoncino ha cotto per 40 minuti, l'ho lasciato riposare un quarto d'ora, adesso andiamo proprio a fare la prova taglio. Quindi lo taglio in 2 direttamente. E questo è il risultato. Adesso ne taglio una fettina che andiamo a assaggiare. Lasciando gli spinaci che tanto a me non piacciono, comunque davano colore. La carne è cotta perfettamente, fino a cuore proprio. Tutti gli strati ci sono, si sentono anche, buonissimo.
morbido, succoso. Ci siamo. Bella idea per Natale. E senz'altro, se ve lo preparate un pochino prima, come vi dicevo, lo surgelate e lo tirate fuori, ve lo fate con calma, ve ne fate 2 o 3, anche più piccoli se volete, ve lo fate con calma, lo mettete in freezer, la sera prima che dovete cuocerlo lo tirate fuori, lo mettete in frigo, lo fate scongelare, forno 40 minuti e vi siete tolti un pensiero di una portata perlomeno, ed è un'idea simpatica e carina da mettere in tavola per le feste. Bene, allora sotto il video vi metterò tutte le dosi di quello che ho utilizzato per fare questo panettoncino, quindi i pesi per lo stampo di 10x14, quindi non vi sbagliate, non vi rimarrà niente, la carne è perfetta e anche la farcitura. Bene, non mi resta altro che ricordarvi di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, anche sugli altri miei social, trovate tutti i link qua sotto. Inizio ad augurarvi buone feste in anticipo perché ormai siamo dentro dicembre e ci sta, va bene. Grazie a tutti per le iscrizioni, grazie a tutti di cuore per i commenti, direi che ci possiamo vedere a un prossimo video. Saluto da Davide, ciao a tutti.